Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a provare un prodotto Edsviz, azienda che mi è sempre piaciuta per i prodotti. Non provavamo qualcosa di interessante da un po'. Ed interessante c'è questo prodotto, anzi molto interessante, perché è il nuovo videocitofono che ha fatto Edsviz, che si chiama HP7 o CP7, dopo vi spiego le differenze. Nuovo neanche più di tanto, perché già un po' che è sul mercato, e anche un bel po' che ce l'ho io in realtà, ma il video ho tardato a farlo uscire per una serie di problematiche e ve le dico subito, perché poi a fine video ci perdiamo, non lo guardate fino alla fine, anche se vi consiglio sempre di guardare i video fino alla fine. Allora, la problematica principale è il dispositivo con cui gestite l'applicazione. Purtroppo su altri dispositivi l'ho già notato, ma soprattutto in ambiente Edsviz e soprattutto con questo videocitofono è quasi inutilizzabile con sistemi Android. Io infatti da dicembre dell'anno scorso posseggo anche un iPhone che ho preso per uso privato per fare delle comparative nei video e soprattutto per vedere questo videocitofono funzionare bene, perché col mio Android avevo provato col Pixel, ho provato con antitelefoni, ho provato con lo Zenfone 10 che uso attualmente, è veramente difficile riuscire a utilizzare l'applicazione, si blocca, è più lenta a mandare le notifiche, quando vi suonano non arriva direttamente la chiamata come su iPhone. Insomma, per la gestione di questo dispositivo iPhone è un passo avanti. Non so spiegarvi tecnicamente perché, non credo che dipenda tanto dal telefono, però l'app sviluppata per Apple funziona molto meglio. Dopo questo preambolo vi dico che finalmente vi porto il video e sono contento perché il dispositivo è molto valido, funziona benissimo a livello di videocitofono puro, ottima la chiamata, la qualità della conversazione, ottimo il display interno che si vede molto bene, abbiamo soprattutto la possibilità di aprire un'elettroseratura e abbiamo anche un contatto ausiliario per un gate, per un cancello, per qualcos'altro, quindi un'uscita serratura e un contatto pulito, come i videocitofoni smart che abbiamo già provato, tipo BTcino eccetera. Non costa poco, ne parliamo subito adesso, costa più di 200 euro, 260, dipende dal periodo, dalle offerte, vi lascio comunque il link in descrizione, potete comprarlo su Amazon, su internet, su eBay, su vari siti, su vari rivenditori ufficiali di dispositivi Edsviz che non sono online ma sono veri e propri negozi. Anzi, in questo momento vi spiego esattamente la differenza tra due versioni che potreste trovare. Troverete in vendita due versioni di questo videocitofono Edsviz e vi chiederete quali sono le differenze. Uno si chiama HP7, uno si chiama CP7. Cosa cambia? Praticamente non cambia nulla, è lo stesso prodotto ma è destinato a due canali di vendita differenti. HP7 è riservato alla vendita tramite, diciamo, l'offline, quindi rivenditori, ZViz Italia, centri commerciali eccetera, mentre il CP7 è la versione dedicata alla vendita online, quindi siti, Amazon e quant'altro. Non è detto che poi non si possa trovare anche questo su internet o questo nei negozi, diciamo che non è una regola assoluta, ma queste sono le differenze che fanno cambiare nome al prodotto. Dopodiché è la stessa cosa, fa le stesse funzioni, cambia ancora che l'HP7 è dotato di tag come quelli che vedrete nel video, mentre CP7 è dotato di tag fatti invece rotondi. E un'altra cosa che cambia, che magari potrebbe far propendere verso la ricerca di questo prodotto piuttosto che del CP7, è la presenza della targhetta portanome che sul CP7 non c'è. Per il resto, ripeto, è lo stesso identico prodotto. Detto questo, come caratteristiche abbiamo un'alta qualità di visione, insomma vedremo tutto nel dettaglio nel video, però i punti fondamentali sono videocitofono, un monitor interno, arriverà in vendita un secondo monitor esterno da collegare per avere due postazioni, ovviamente collegamento smart, quindi vi suona il telefono, potete parlare, aprire da remoto, funziona tutto bene, sempre con un occhio al dispositivo iPhone e con un occhio anche alla connessione, perché anche lì inizialmente il dispositivo l'ho provato in negozio dove ho una linea che non è proprio come quella di casa e ho notato grosse differenze. Anche il cliente da cui poi l'ho montato fisicamente, che mi ha dato come supporto, diciamo, come cavia a casa sua, abbiamo visto che non funziona bene come a casa mia, perché lì arriva una linea un po' più lenta. Tanti se, tanti ma, tenete conto appunto di questi due fattori se avete un telefono Android. Io per il momento eviterei, se avete una linea lenta
idem, potete godervi il videocitofono ma perdete delle ottime funzionalità a livello smart. Abbiamo detto tutto questo, viene venduto in kit. Una cosa importante, in più abbiamo anche dei tag, perché passandoli davanti al videocitofono senza prendere il telefono in mano potete aprirvi il portoncino, che non è una cosa da sottovalutare. Va bene, andrei avanti, facciamo lo spacchettamento, poi facciamo la prima configurazione a banco, facciamo un po' di prove di chiamata eccetera e poi andiamo avanti con i test. Non avete idea di quanto mi avete rotto le scatole per questo HP7, citofono molto promettente, videocitofono molto promettente di EZViz, connessione, app e tutto quanto, nessunissima grossa novità, ma questo citofono, oltre a viaggiare su 2 fili, avere un 7 pollici, avere i tag RFID per l'ingresso, il rilevamento delle figure umane, tutte le gestioni solite di EZViz nell'app, ha la possibilità di aprire un'elettroserratura, cosa che è sempre mancata in quasi tutti i prodotti di questo tipo. 2K, 162 gradi di angolo, formato H265, visione infrarossi, 3 metodi di apertura, possibilità di nominare le card, varie suonerie di chiamata, completamente stagno, quindi possibilità di stare all'aperto alla pioggia. Touchscreen, funziona col wifi sia 2.4 che finalmente 5G. Iniziamo a includere la banda 5G quando siamo già avanti di qualche generazione, non siamo più limitati solo al 2.4, anche più veloce nella comunicazione, nelle chiamate eccetera. Bidirezionale, possibilità di mettere una micro SD per registrare in locale fino a 512 GB. Riusciamo intanto a vedere sulla parte posteriore lo schema di installazione, che è molto semplice, perché ci sarà il monitor con alimentazione che andrà collegato al posto esterno tramite 2 fili, ci sarà poi il collegamento dell'elettroserratura o eventualmente di un contatto per un cancello direttamente al posto esterno. Non mi pare sia previsto un ingresso apriporta. Manuale col QR code, partiamo dal monitor. Eccolo qua, molto semplice, minimale. Le solite plastiche che vengono usate ultimamente da EZViz con nero opaco e questa plastica grigio titanio, chiamatela come volete, sul frame. Il monitor è tutto nero, non so se riuscite a intravedere il bordo, qui è molto pronunciato anche nella parte bassa, insomma non è tutto monitor ma c'è 1 centimetro buono intorno. Qui c'è la morsettiera a 6 posti, vedremo come va collegato. Qui c'è l'ingresso per il jack d'alimentazione, l'attacco per la staffa. Le misure reali del monitor sono 18 x 11, spessore 1,6. Arriviamo al posto esterno, che è un bel mattoncino bello pesante, dove abbiamo tutta questa parte nero lucido con la telecamera, il portanome e il lettore dei tag RFID. Questo è il pulsante per la chiamata, può essere premuto in qualsiasi punto e fa comunque la chiamata. Tutta la visiera antipioggia intorno, guarnizioni in neoprene sulla parte posteriore, sono presenti un passacavo in gomma e 3 fori di fissaggio. Qui sotto abbiamo per l'ancoraggio 2 viti a croce, quindi non viti antifurto, non viti strane. Al limite potete cambiarvele perché sono delle comunissime viti, direi M3. Il posto esterno viene quindi via dalla visiera antipioggia. Non abbiamo poi altre parti tra il posto esterno e la struttura che fungono da guarnizione. C'è questo bordino, ma in realtà va ad appoggiare su questa parte. È anche vero che dalla visiera non dovrebbe passare nulla, però magari ecco una siliconata qua sopra per non far entrare acqua da qui e farla arrivare in morsettiera. Male non fa. Qui abbiamo di nuovo la morsettiera con i 2 fili per collegare l'elettroserratura, 2 fili per il contatto di un gate, di un portone, di un cancello automatico e i 2 fili che vanno al monitor interno. Anche questa parte è realizzata in plastica dura nera, tutta la parte grigia del frame. Non c'è la possibilità di aprirlo per regolare la fotocamera, ma c'è la possibilità di tirare fuori questo portanome per personalizzarlo e poi reinserirlo nel videocitofono. Mettiamo da parte i 2 componenti principali, vediamo cosa abbiamo ancora in confezione. Abbiamo un po' di manualistica, abbiamo i tasselli, ce ne sono 8 di qualità insomma bassina come al solito. Abbiamo 2 targhette adesive da mettere nel portanome e poi abbiamo 3 tag per l'apertura. Questi sono molto comodi ragazzi, perché senza prendere il telefono in mano, senza fare nulla, avvicinate le chiavi al citofono e dovrebbe aprirsi il portoncino. Poi andiamo a quello che è la parte collegamenti con l'alimentatore del posto interno.
24 volt, 1 ampere e mezzo. Tante volte in altri video mi avete chiesto se si possono sostituire con alimentatori da barra DIN. In questo caso assolutamente sì, perché 24 volt in DC è una tensione che possiamo tranquillamente ottenere da un alimentatore su barra DIN. Questo andrà ad alimentare il posto interno, che in realtà alimenta tutto l'impianto. Un manico con inserto girevole per accedere alle viti della morsettiera e alle viti di fissaggio del posto esterno, con addirittura la pallina per il blocco. Cappucci per le giunte, io questi a vite non so neanche perché esistano. Degli spezzoni di positivo e negativo, ce n'è 4 per tipo. Qua abbiamo le dime per la foratura del posto esterno e anche del posto interno, per fissare la staffa a parete, che andrà poi ad incastrarsi sul monitor interno, quindi rimarrà ancora qualche millimetro staccato dal muro. Come manualistica abbiamo la parte per l'accoppiamento e l'installazione in app, e in realtà null'altro, perché tutti gli altri manuali non sono inerenti a installazione tecnica. Ok, iniziamo a fare un collegamento a banco, tanto per capire come funziona e se funziona. Quindi prendiamo un cavo qualsiasi, in questo caso una piattina rossa e nera, ci colleghiamo a posto esterno numero 1, quindi filo positivo. Bisogna usare proprio il loro cacciavite perché i morsetti sono molto piccoli, e filo negativo, e li colleghiamo al posto esterno su DB- e DB+. A questo punto il collegamento tra posto interno e posto esterno è bello che fatto per il funzionamento pratico. Dobbiamo alimentare tutto il sistema alimentando il monitor. Vedete che si illumina il posto esterno, si accende il monitor, fa il boot, l'animazione di avvio. Sul touch dobbiamo scegliere la lingua, mettiamo italiano, diamo conferma e il monitor va direttamente a trovare lui la rete wifi. La selezioniamo, mettiamo la password della rete, lui fa la registrazione alla rete. A questo punto dice di proseguire dentro l'app ZViz. Quindi apriamo l'app ZViz, effettuiamo l'accesso, aggiungiamo un dispositivo con la scansione del QR code. Se non riuscite a prendere quello nello schermo, come nel mio caso, potete prendere quello sul manuale. Viene trovato subito l'HP7, premiamo aggiungi, dispositivo aggiunto col successo. Nel mentre lui è andato in visione live dal posto esterno, cambiamo il fuso orario, cambiamo se volete il formato data in giorno, mese, anno, andiamo avanti, chiede dove verrà montato il dispositivo, io in questo caso lo metto qua nella galleria, clicchiamo su HP7, senza entrare neanche nel dispositivo mi dice che il firmware è già da aggiornare, quindi facciamo che farlo subito perché passiamo dalla 1.01 alla 23.08.17. Facciamo che aggiornarlo subito. Aggiornamento non riuscito, riproviamo. Annulliamo l'aggiornamento perché in questo momento non gli piace. Entriamo nel dispositivo, andiamo nelle impostazioni. Qui possiamo subito cambiare direttamente il nome, lo lasciamo HP7. Qui abbiamo la possibilità di notificare se non è in linea, la possibilità di gestire l'audio, quindi i tipi di chiamate. Possiamo impostare sullo schermo la luminosità e il timeout per il blocco schermo, che adesso è 1 minuto. Possiamo gestire gli archivi, in questo momento non è installata nessuna microSD qui nel monitor. Sulla privacy possiamo abilitare o meno la crittografia video in un monitor Amazon Echo, ad esempio. Per abilitare tale visione bisogna disattivare la crittografia. C'è tutta una procedura per verificare l'identità. A questo punto rientriamo dentro HP7. Vediamo qua il dispositivo 1.1 collegato al canale, premiamo il tasto play, dovrebbe andare direttamente in visione. Ok, quindi in questo momento stiamo vedendo quello che inquadra il posto esterno come se fosse una telecamera. Nel mentre è partita la chiamata, vedete che riesco a disattivare il monitor all'occorrenza premendo il pulsante arancione che c'è qua sopra. Allora, in qualsiasi momento possiamo attivare lo schermo premendo il pulsante arancione qua sopra, quindi passiamo direttamente alla visione del posto esterno, o toccando una parte qualsiasi del menu possiamo accedere al comando per attivare l'audio in uscita verso il posto esterno, per registrare un video di quello che sta inquadrando e per accedere alla galleria, chiaramente avendo una microSD installata. Se facciamo uno swipe verso il basso abbiamo la possibilità di arrivare al volume dello speaker. Premendo un punto qualsiasi possiamo entrare nelle impostazioni. Qui abbiamo il monitoraggio intelligente, ossia la possibilità di rilevare la figura umana, di impostare la sensibilità, livello da 0 a 5. Qui abbiamo il tempo
La traduzione è ancora un po' quello che è, però qui abbiamo i secondi nei quali secondo me deve notificare la presenza di una figura umana, ossia se dopo 5 secondi c'è una figura umana davanti al citofono mi deve avvisare, e la possibilità di far suonare o meno il campanello quando rileva la figura. Schermo immagine abbiamo la possibilità di regolare la luminosità così al massimo, il tempo del blocco schermo e la modalità giorno-notte se lasciarla in automatico o se regolarla manualmente con sensibilità su 3 livelli, la gestione dell'IR che possiamo mettere in automatico con ancora sensibilità regolabile, quindi possiamo personalizzare come vogliamo la gestione dell'illuminazione notturna. Suonerie audio possiamo scegliere se far suonare il campanello, se avere la suoneria nello schermo, che suoneria usare. Ce ne sono diverse e il volume della stessa che adesso era al massimo. Ogni volta che fa un'anteprima non vi dà la possibilità di interrompere, dovete ascoltarla tutta. Rete orario vi dà la possibilità di gestire la connessione wireless, la gestione dell'ora e la presentazione del QR code per abbinarlo all'app. Qui vi andiamo a gestire la memoria microSD se installata, informazioni sul firmware, qui ci dà tutte le informazioni del dispositivo, possiamo verificare se riusciamo ad aggiornarlo direttamente dal monitor. Ok, parte l'aggiornamento firmware, attendiamo che completi. Ok, aggiornamento nel mentre terminato, non dovrebbe più darne, infatti vedete che il tasto aggiorna online non ha più la possibilità di essere premuto. In qualsiasi momento possiamo premere il pulsante arancione, abbiamo accesso direttamente alla visione sulla fotocamera esterna. Premendo il touch abbiamo subito a display data e ora, possibilità di attivare l'audio in comunicazione con l'esterno. Quando invece il monitor è spento, alla pressione del pulsante in esterno parte la chiamata sul monitor interno. Abbiamo la possibilità di aprire, disattivare l'audio e poi chiudere la conversazione. Un normalissimo videocitofono. Quando siamo nella schermata di visione in diretta possiamo aprire l'apriporta, viene emesso un beep sul posto esterno, o abbiamo la possibilità di aprire un gate, un cancello, un'altra uscita ausiliaria. Anche in questo caso sul posto esterno viene emesso un beep. Fino a trovarci con poi alla fine l'impianto funzionante, collaudato, montato. Adesso facciamo ancora una prova al banco per quello che riguarda l'applicazione. Monitor collegato al posto esterno che rimane sempre illuminato il cartellino, questa è un'opzione personalizzabile. Adesso ho collegato una piccola striscia LED 12 volt in uscita sui contatti dell'elettroserratura, giusto per farvi vedere come risponde. Dunque, voi arrivate a casa, avete il tag in mano attaccato alle chiavi, potete tranquillamente aprire il portoncino senza cercare la chiave, senza cercare il buco della serratura. Basta avvicinarlo qui dove c'è il lettore RFID. Vedete che sono arrivate le notifiche che è stata aperta la porta si è aperta perché si è illuminato il LED e emette anche un suono il posto esterno. Perché ho due telefoni? Perché abbiamo applicazione su sistema iOS Apple, questo è un iPhone 15, applicazione su sistema Android, questo è un Android 14 su uno Zenfone 10. Ora i due dispositivi sono entrambi collegati in 4G, quindi non sono nella stessa rete dell'impianto video citofonico. Li blocco perché vi faccio vedere come si comportano differentemente quando arriva una chiamata. Quindi inoltriamo la chiamata e vedete che su Android arriva una notifica di questo tipo, mentre su iPhone arriva una vera e propria chiamata alla quale possiamo rispondere chiaramente con il Face ID. Parte la connessione, adesso ci sarà un po' di eco, però vedete in tempo reale. Possiamo aprire. Arriva la notifica e arriva anche sull'altro. Chiudiamo. Sul monitor interno dopo un po' si chiude da sola, o altrimenti possiamo chiuderla direttamente noi. Dopodiché in qualsiasi momento possiamo andare ad aprire la nostra app ZViz, ci facciamo riconoscere, entriamo in HP7 e possiamo visualizzarlo come una qualsiasi telecamera.
Questa è la reale velocità di connessione con telefono in 4G e HP7 al wifi di casa. Non abbiamo funzionalità di videocitofono come vediamo quando riceviamo la chiamata, però qua sotto nei comandi, oltre a poter scattare un'istantanea o registrare un video direttamente sul dispositivo, abbiamo qui sotto il registro delle chiamate, dove abbiamo tutte le chiamate con l'anteprima della foto di quando è stato premuto il pulsante del posto esterno. Abbiamo la possibilità di intraprendere una chiamata in tempo reale, cambiare la voce, prova voce modificata, prova voce modificata. Funzione simpatica che però può essere sempre utile. Abbiamo la possibilità di aprire il portoncino, vedete? E intanto arriva anche la notifica che qualcuno ha aperto il portoncino, la possibilità di aprire anche l'uscita secondaria del gate del cancello, la possibilità di modificare la definizione che adesso era in Quad HD, possiamo passare in Full HD o in semplice alta definizione, quindi va leggermente a diminuire ma a velocizzare il tutto. Abbiamo la funzione PIP che serve a tenere aperta l'immagine di quello che sta vedendo il posto esterno mentre magari andiamo a vedere un altro dispositivo, però poi vedete che cade la connessione. Riprendiamo il nostro videocitofono, ok. Poi qui abbiamo dei suggerimenti, delle funzioni che periodicamente vengono notificate nell'applicazione e la possibilità di riordinare i comandi. Abbiamo poi la parte eventi. Allora, adesso stiamo lavorando su microSD. Se noi andiamo a gestire il discorso del rilevamento di figura umana, abbiamo la possibilità di determinare l'area con cui viene rilevata la figura umana, la sensibilità e l'ora di intervento del corpo umano espressa in secondi. Quindi se per 5 secondi c'è qualcuno che continua a gironzolare vicino alla porta, dovrebbe scattare un allarme e arrivare una notifica. Ora questa funzione è attivata, il rilevamento della figura umana è in servizio su tutta l'area con una sensibilità media e con un'attivazione che avviene dopo 5 secondi. E ora la proviamo. Quindi io sono nella piena visione del posto esterno, proviamo a uscire e vedere cosa succede. Ok, adesso mi sono piazzato davanti al videocitofono, facciamo passare qualche secondo. One eternity later. Sono stato qua un bel po', molto oltre i 5 secondi, ma vedete che purtroppo non arriva nulla. Ricontrolliamo le impostazioni per vedere se è tutto a posto. Torniamo nelle impostazioni, rilevamento intelligente, rilevamento figura umana c'è. Proviamo a magari attivare un'area ben precisa, magari ha bisogno di questa impostazione. Queste sono prove che sto facendo dal vivo con voi. La salviamo. Salvato con successo area parziale, proviamo a alzare la sensibilità, proviamo a diminuire il tempo di stazionamento, lo mettiamo a 3 secondi, l'abbiamo riattivata, l'abbiamo modificata, rifacciamo la prova. A few moments later. Ok, modificando un po' l'impostazione, aumentando la sensibilità, vedete che arriva la notifica allarme, rilevamento intelligente, il posto esterno ha semplicemente emesso un beep. Entriamo dentro, vedete che abbiamo allarme rilevamento intelligente, dà subito la visione di quello che ha memorizzato sulla scheda come personaggio, come figura che rimaneva davanti al citofono. Se andiamo in riproduzione non salva però nessun video, quindi non parte la registrazione di un video, ma c'è solo l'acquisizione di un fotogramma che viene notificata come abbiamo visto poco fa. Quindi un funzionamento che comunque rispecchia tutte quelle che sono le sue caratteristiche. Il monitor l'abbiamo già visto, è molto valido, si vede molto bene, grosso, si sente, nulla da dire sul monitor. Va bene, passerei all'installazione fisica e proviamo a vedere se si apre. Effettivamente una elettroserratura. Quindi vi ho fatto vedere un po' tutto, le opzioni nell'applicazione, quello che può fare, la differenza di, diciamo, risposta tra Android ed Apple. Adesso lo monto fisicamente in una casa per farvi vedere come rimane, come funziona quando chiamate, l'apertura reale di un'elettroserratura, insomma, facciamo un test finale. Ok, facciamo la prova, vediamo un po' come va. Sì, lo sento. Prova ad aprire il portoncino. Perfetto, cambio. Parla.
Sì. Aspetta che regolo il volume. Aspetta, Ok, parla di nuovo. Prova. Va bene. 2, 3, 7. Il portoncino è chiuso? Portoncino è chiuso, sì. Boh, perfetto. Si è aperto. A posto. Ok, molto bello. Avete visto che si sente bene, audio regolabile, si vede molto bene, molto meglio di altri videocitofoni che ho installato. Come dicevo a inizio video, non costa pochissimo. A regime, a prezzo normale, costa circa 260 euro. Costa un po' di più dei kit economici, ma costa anche meno dei kit più professionali, dandoci la possibilità di avere la gestione smart. Non mi stuferò di dirlo perché poi mi dite non funziona, non va bene. Ne ho parlato anche direttamente con Edzviz. Rispetto ai dispositivi Android abbiamo proprio una performance molto ridotta rispetto ad Apple. Tenetene conto. Stessa cosa per la connessione, abbiamo un flusso video molto importante. Una cosa che non vi ho detto, presto verrà integrata una funzionalità che dal monitor interno potrete vedere le altre telecamere che avete nell'app Edzviz. Una cosa non da poco per chi usa già prodotti Edzviz e vuole avere un'unica app dove integrare tutta la videosorveglianza tra virgolette di casa propria insieme al videocitofono. Diciamo che non è niente male. Ok, magari mi sono dimenticato qualche punto. Se avete qualche domanda fatemela nei commenti. Il video è già diventato lungo di per sé, però ripeto, bel prodotto con tutti i se della situazione. Se il video vi è piaciuto, un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate in negozio da Torino dovrei averne sempre uno disponibile da farvi vedere. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.